E là, ciao Tribers e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Immagino che subito già tutti nei commenti mi chiederanno: ma dove è finita la bellissima lava lamp? Come mai è spenta per questo video? La risposta è che si è rotta. Quindi per questo video andrò subito a prendere qualcosa di divertente e carino. Ok, direi che ora sì che si ragiona. Direi che possiamo passare al contenuto del video. Nel video di oggi volevo portarvi alcuni esempi alla mano di quello che cambia con l'introduzione del payout lordo. Molti di voi immagino che abbiano già visto questi esempi in essere nella piattaforma nelle scorse settimane. Dopotutto il cambiamento del payout lordo è avvenuto praticamente a inizio ottobre. Anzi, se non avete ancora visto il video che spiegava un pochino cosa sarebbe successo, ve lo lascio qua. Ovviamente è consigliato guardare prima quel video e poi questo. Ok, quindi entriamo nel vivo dell'argomento del video di oggi. Vi ho detto che vi avrei portato degli esempi e questi esempi essenzialmente si rifanno a questo articolo qua che è presente nella nostra university, che è stato mandato inoltre nell'email dove si comunicava il cambiamento al payout lordo e che vi ho linkato nello scorso video. Chiaramente in questo video voglio portarvi anche gli altri esempi che non entravano in quel quadro, che non avevo menzionato nello scorso video, e anzi vi invito a saltare all'esempio che vi interessa usando i riferimenti che sono in descrizione. Quindi per questo video andiamo in ordine e partiamo con il primo esempio. Il primo esempio che voglio portarvi è quello di prestazioni occasionali, ma questa volta per un totale complessivo di prestazioni occasionali maggiori a 5.000 euro. Per questo tipo di regime, per pagare le tasse effettivamente, è bene rivolgersi al proprio CAF o commercialista che sia. In generale voi vedrete all'interno della sezione portafoglio il totale lordo dei vostri guadagni. Come anche nelle campagne retribuite vedrete il totale lordo effettivamente dei guadagni che potreste andare a fare. Per ricevere i pagamenti in questo caso, e questa è una novità di questo video, si può utilizzare la piattaforma di Triber in primis e poi si dovrà ricevere un'email e ricontrollare i dati. Detta molto semplicemente, tipicamente se siete dei dipendenti o dei pensionati, allora potrete usare la piattaforma di Triber e poi ricontrollare i dati via mail. Invece altrimenti, se siete iscritti in gestione separata e non avete altre forme previdenziali o in generale non siete assicurati presso altre forme pensionistiche, allora non potrete utilizzare la piattaforma di Triber. Ora, visto che la situazione è complicata, ma gli interessati immagino che siano relativamente pochi, vi invito sempre a guardare l'articolo che vi lascio in descrizione perché quello è veramente chiaro, e per qualsiasi cosa scrivere o a support@triber.me e poi finalizzare tutto quanto con l'email che riceverete da administration@triber.me. Per calcolare il proprio netto, a parte il classico avere bene in testa le idee e chiedere al proprio commercialista o CAF, in generale si può semplicemente dividere l'importo per 1,16 e da quella cifra puoi togliere il 20% di ritenuto d'acconto e l'8% di rivalsa INPS. Come anche per gli altri casi, qui trovate un esempio con 100 euro. Ok, passiamo al caso numero 2, ovvero Triber esteri. Nel caso dei Triber esteri siete quelli con la spiegazione più veloce, diciamo. Ovvero è molto semplice, voi vedrete l'importo lordo in piattaforma nel vostro portafoglio, vedrete l'importo lordo nelle campagne e quando andrete a richiedere un pagamento verrete pagati con l'importo lordo e poi dovrete voi occuparvi della vostra situazione fiscale dal paese in cui provenite. Quindi in un certo senso dovrete voi gestire i vostri guadagni, ma al di là di quello vedrete un importo che è esattamente pari a quello che riceverete. Ok, passiamo adesso al terzo caso che non avevo menzionato nello scorso video, che è quello di partita IVA in regime ordinario. Anche in questo caso, come tutti, per qualsiasi campagna vedrai sempre gli importi lordi, eppure nel tuo portafoglio vedrai importi lordi. Per ricevere un pagamento, e anche qua novità di questo video, potrai finalmente utilizzare la piattaforma di Triber. La procedura si svolgerà in due parti, prima utilizzando la piattaforma e poi scrivendo un'email a administration@triber.me. In primis dovrai andare nella sezione del tuo portafoglio, riempire i dati di richiesta di un pagamento e poi riceverai un'email contenente gli importi netti e lordi proprio da administration@triber.me. Con quell'email poi dovrai mandare una fattura Triber con aggiunta l'IVA del 22% e con tolta la ritenuta d'acconto del 20%. Il classico esempio pratico è di nuovo una volta questo, per cui se vedete una certa cifra dovrete aggiungere il 22 e poi togliere il 20, ma tutti questi dati saranno facilmente trovabili nell'email che ti era già stata mandata appunto per poter creare una fattura. Ok, adesso abbiamo finito i casi che non avevo completamente toccato nello scorso video, andiamo a vedere quelli che avevo appunto già fatto. Quindi partiamo da quelli che sono in prestazioni occasionali per prestazioni minori di 5.000 euro. Vedrete importi lordi dovunque nelle campagne, ma riceverete un netto quando andrete a richiedere un pagamento. Questo significa che nel portafoglio vedrai un importo netto. Per ricavare il netto in una qualsiasi campagna il calcolo è molto semplice, ancora una volta è questo qua. Infine l'ultimo caso è quello dei partita IVA in regime forfettario. In questo caso vedrete importi lordi dovunque, tanto nelle campagne quanto nel vostro portafoglio, e per voi la richiesta di pagamento sarà uguale al processo di quello della partita IVA ordinaria, ovvero utilizzerete
scaricherete prima la piattaforma e poi riceverete un'email contenente tutti i dati netti e lordi dei pagamenti che potete richiedere, e da lì potrete poi compilare la fattura e inviarla ad administration@triber.me. Quindi anche per voi in questo video c'era questa novità, se vogliamo. Ancora una volta, qua c'è un esempio abbastanza illuminante. Ok ragazzi, più esaustivo di così non si può essere. Direi che questo video, combinato con quello precedente di cui vi ho già parlato, contenga veramente tutte le informazioni e tutti gli esempi che possiate richiedere, a partire dal perché Triber sta facendo questo tipo di cambiamento, all'effettivo come e cosa cambia in tutte le sezioni, dal portafoglio alle richieste di pagamento a quello che vedrete nelle campagne. Inoltre, ancora una volta vi lascio l'articolo a cui si rifà praticamente questo video in descrizione, così che se avete qualcosa da ricontrollare, volete fare i calcoli per conto vostro, qualsiasi cosa potete andare a riprenderlo. Io spero di essere stato chiaro, soprattutto per tutti quelli che non avevano capito e avevano bisogno di un esempio, ma anche per quelli che non avevo menzionato nello scorso video, quindi magari si erano sentiti esclusi, come per esempio i Triber esteri. Detto questo ragazzi, io direi che il video di questa settimana si può concludere qua e ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.